Condividere risorse? Parallelizziamo. Ciao, sono Ludovico Badini, responsabile sviluppo sistemi complessi per Ipses e oggi vedremo come sfruttare le potenzialità di Testend per condividere strumentazioni complesse. Tante volte noi abbiamo la necessità a bordo macchina di un banco di test di sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità di una strumentazione preziosa. Testend offre a scaffale direttamente degli strumenti per decidere automaticamente come condividere queste risorse. Questa nel mondo NI è stata chiamata funzionalità di autoscheduling. Andiamo subito all'argomento prescelto. Supponiamo di trovarci in una situazione in cui stiamo sviluppando una sequenza in parallelo. All'interno del menu che troviamo a sinistra, Insertion Palette, abbiamo subito a disposizione il blocchettino all'interno del menu sincronizzazione, il blocchettino autoschedule. Vediamo come Testend, con l'utilizzo dell'autoschedule, permetta di gestire automaticamente la gestione della condivisione di queste risorse. Vado a istanziare il classico step all'interno della mia sequenza di test e come vediamo otteniamo un gruppo di 4 step con scritto autoschedule e all'interno di questo blocco otteniamo due blocchi, use autoschedule resource e end. Questi sono i classici step di Testend. Ne istanzio un altro per mostrare come si costruisce una sequenza di test che sfrutta la funzionalità di autoschedule. Immaginiamo di trovarci in un contesto di sviluppo di sequenza di test dove per esempio devo condividere un generatore RF e devo condividere un sistema di acquisizione per la corrente continua o DMM. Testend ci permette di nominare in maniera praticamente immediata i due blocchi. Il primo blocco verrà dedicato allo sviluppo di una sequenza di test per pilotare il generatore RF. All'interno del menu Resource Look Alternatives vado a inserire una label che sarà utilizzata da Testend per decidere se si trova in quel blocco oppure nel blocco parallelo e la vado a nominare, la chiamo RFGen. Il nome è assolutamente arbitrario, possiamo scegliere questo nome come più ci aggrada, sarà responsabilità dello sviluppatore. Per il secondo blocco vado a cliccare sempre su Use Autoschedule Resource e vado a nominarlo con DC Power Supply, DCPS. Per presentarla in maniera semplice, istanzio degli step finti e poi vi mostrerò rapidamente il comportamento della funzionalità di autoschedule mentre Testend sta eseguendo. Istanzio dei wait opportunamente configurati per simulare il comportamento del banco di test nel momento in cui va a eseguire i due blocchi specifici e imposto sul primo blocco 4 secondi e sul secondo blocco 2 secondi. Il comportamento. Per mostrare il comportamento durante l'esecuzione, configuro opportunamente il modello di processo. Siamo in una situazione in cui Testend deve eseguire due test in parallelo. Configuro il modello di processo per avere due test, salvo la sequenza e procedo con l'esecuzione. Dopo aver salvato opportunamente la sequenza, clicco su Start, Single Pass ed eseguo i miei test in parallelo. Testend, per mostrare il funzionamento di Testend, rallento opportunamente la sequenza e mostro anche gli step che si muovono in maniera lenta e lineare. Primo su Start, Single Pass e posso osservare. Il socket di sinistra entra nel gruppo RFGen, mentre il gruppo di destra entra automaticamente nel gruppo DCPS. Una volta eseguito il gruppo RFGen,
il gruppo di sinistra entra nel gruppo di GPS e il gruppo di destra entra nel gruppo RFGen. Notate che io non ho detto a testend che cosa deve andare prima e che cosa deve andare dopo. È testend in automatico che ha separato le sezioni e ha deciso che chi arriva prima esegue uno dei due blocchi e chi arriva dopo esegue l'altro blocco libero. Questo è l'autoschedule. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima pillola di testend.